in questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico tubino che io ho deciso di chiamare Laguna. Per quanto riguarda il filato vi dico che io sono già tornata a lavorare le fantastiche Candy Opal della Stelly Yarn con cui abbiamo realizzato già un altro vestitino, solo che questa volta mi ero fissata che volevo lavorare questo che ha le sfumature che vanno dal azzurro a questo verdino fino a diciamo a un colore alga, quindi per questo ho chiamato Laguna, mi ricorda proprio i colori della laguna. Oltre questo colore però vi faccio vedere anche altri sempre disponibili sul sito e sono tornati disponibili diversi colori, tra cui anche quello con il viola che ho utilizzato per l'altro vestito. Qui abbiamo lo sfumato dell'azzurro con il blu, lo sfumato del rosa antico con il grigio, lo sfumato del bianco, grigio e viola, ma ce ne sono talmente tanti da scegliere sul sito, quindi andate a vedere il vostro colore preferito. Il colore che ho usato io, vi dico il numero, è l'8025 ed è appunto questo qui, che è fantastico. Dicevo, per quanto riguarda la lavorazione, allora io ho usato una sola cake lavorando sempre solo con l'uncinetto del numero 4. Mi raccomando, una cake va bene anche per una taglia M, vi viene soltanto un po' più corto il vestito rispetto a me se andate a fare più aumenti. Tenete presente però se lo volete fare come me, la volete fare comunque abbastanza lunga e la volete fare anche più larga, io vi consiglio taglia M allora di andare a prendere due cake, mentre per una taglia L XL vi dico già vi occorrono due cake. Questo se volete fare il vestito. Se invece volete fare una maglia o una maxi maglia da mettere sopra dei fuson, una sola cake è più che sufficiente. Per quanto riguarda invece la lavorazione, come potete vedere io ho optato per una lavorazione più forata sopra, più coprente sotto, in modo tale appunto da poter indossare sotto anche solo il costume e andare in giro anche la sera, perché appunto è molto coprente. Però come potete vedere invece qui sul davanti lo sprone è molto più aperto e potete fare tutti gli aumenti che volete. Anche quando si va a lavorare la zona del vestito si possono fare degli aumenti. Io infatti ho fatto degli aumenti e nel video vi dico anche a che giri, per poter avere un po' più morbido sui fianchi, perché volevo un tubino ma non lo volevo troppo aderente, volevo qualcosa comunque largo e quindi ho fatto degli aumenti. Però voi potete fare tantissimi aumenti, molto più di me, per avere una gonna invece più larga, quindi magari lo fate stretto qui e qui andate a fare molti più aumenti in ogni due giri, perché il motivo è fatto da due giri, e fare quindi gli aumenti in modo da allargare ulteriormente la gonna. Quindi potete diciamo variare questo tubino e farlo più consone al vostro stile, mettiamola così. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiderate realizzarla, e se così come sempre mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Incentare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi trovate come Elsa Faccio, anche scrivendo filati Elsa. Vi ricordo inoltre che sul sito è possibile anche acquistare i PDF dove vi spiego giro per giro, quindi non è uno schema ma è una spiegazione giro per giro di come realizzare le mie creazioni. Detto ciò, noi poi ci vediamo a un prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro vestito io ho deciso di utilizzare le Candy Opal della Stelly Yarn, che se ricorderete ho già utilizzato per fare un altro vestitino. Mi piacciono tantissimo queste sfumature e quindi ho deciso di riutilizzarlo in un'altra colorazione per un altro vestito. Questa volta ho optato per questo colore che, guardate che meraviglia, ha il verde e poi si hanno queste sfumature che vanno da questo blu molto intenso al appunto questo verde che ricordano i colori della laguna. Qui però vediamo che ci sono anche altre colorazioni che trovate tutte disponibili sul sito. Vi dico già che io ho già iniziato a lavorare il vestito e adesso con un altro filato vi farò vedere appunto come realizzare i due giri dello sprone, ma voglio farvi vedere appunto come viene già la lavorazione. Faremo una parte forata sopra e una parte più coprente sotto, però per la parte più coprente io inizierò facendo gli ultimi giri dello sprone in modo tale da poter indossare qualsiasi tipo di reggiseno sotto al vestito, invece di optare per quelli che hanno le coppe basse, perché altrimenti poi qui sopra si vedono. Invece riuscendo a fare già il punto chiuso prima di mettere i marcapunti ci permetterà di mettere o reggiseni o costumi o comunque anche degli sottovesti diverse. Allora, per quanto riguarda lo scollo, la lavorazione è un po' più accollata del solito, anche se è un vestito estivo, perché lo scollo partendo da punta a punta a me è di 22 centimetri e io ho lavorato con uncinetto numero 4 e montato 92 catenelle. Ora, per le taglie più grandi rispetto alle mie, diciamo che dipende sempre da come volete fare largo la vostra lavorazione. Io consiglio però di aumentare di
12 catenelle, no scusatemi, 16 catenelle per una taglia M, in modo tale da avere poi due maglie alte in più rispetto a me per i 4 lati, quindi due maglie alte in più dietro, nelle due maniche e sul davanti. Per una taglia L e XL vi consiglio quindi, invece di montare 16 catenelle in più rispetto a me, di andarne a montare 32, in modo tale da avere poi 4 maglie alte in più rispetto a me per ogni lato. Ripeto, questo è se volete comunque uno scollo largo. Se invece volete uno scollo più piccolo, allora corto, cioè chiuso come il mio, allora taglia M montate solamente 8 catenelle, 16 taglia L e XL. Questo per quanto riguarda la lavorazione. Ripeto, io ho montato 92 catenelle e per avere delle maglie alte in più rispetto a me per i lati dovete calcolare 2 catenelle in più per ogni lato, quindi 2 4 6 8, quindi 16 per farne 2 maglie alte e di più per fare appunto 2 maglie alte. Tenete presente questo. Detto ciò, quindi possiamo andare a vedere come realizzare i 2 giri della parte forata della lavorazione. Come vi ho detto, ve lo farò vedere con un altro filato, lavorando sempre con uncinetto numero 4, mentre poi quando riprenderà il video vedrete che la parte più coprente l'ho realizzata usando sempre questo filato, quindi vedete proprio la lavorazione come viene, anche perché vi dirò quante volte ho ripetuto questi 2 giri. Allora, come vi ho detto, lavorerò con l'uncinetto numero 4. Io ho montato sempre 92 catenelle, però lavoro con una filato diverso, che è sempre una cake della Stanley Yarn, quella con cui abbiamo realizzato il poncio, proprio perché l'altra lavorazione che avevo iniziato con la cake vera e propria ho dovuto disfare 2 o 3 volte perché volevo un collo non largo come sempre, quindi non mi trovavo con le registrazioni. Ho detto ok, vado a registrare separatamente e poi vi faccio vedere appunto l'inizio e come si va a lavorare. Allora andiamo quindi e iniziamo a lavorare il nostro primo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, rientro e vado a fare un'altra maglia alta all'interno della stessa catenella, catenella di separazione. Adesso andiamo a fare il nostro primo lato, che è il lato della manica. Salto una catenella, entro nella seconda e vado a fare una maglia alta, catenella, salto una catenella di base e vado a fare una seconda maglia alta. Devo fare un totale di 7 maglie alte separate da una catenella. Taglia M, se avete aumentato di 8 catenelle dovete fare una maglia alta in più, se ne avete fatte 16 dovete fare 2 maglie alte in più rispetto a me. Taglia LXL dovreste fare 4 in più rispetto a me, quindi invece di 7 dovreste farne 11. Quindi quante catenelle in più rispetto a me avete messo dovete mettere comunque, come vi ho detto, ogni 2 catenelle è una maglia alta in più per lato, quindi io ne devo fare 7. Quindi 2, vado a fare la terza catenella, salto una catenella, quarta catenella, salto una catenella, quinta, sesta e ultima maglia alta. Vado a fare la mia settima maglia alta, catenella di separazione, andiamo a fare il secondo angolo, salto una catenella, entro in successiva e vado a fare maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, catenella di separazione, salto una catenella e adesso mi trovo nella parte avanti e devo fare un totale di 14 maglie alte separate sempre da una catenella. Quindi maglia alta, catenella, salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare un'altra maglia alta. Mi raccomando, per le taglie più grandi, sempre a seconda di quanto avete aggiunto le catenelle, con quello che vi ho suggerito taglia M dovreste farne invece di 14 16, taglia L e XL dovreste farne 18. Quindi io continuo a fare 14 maglie alte, vi farò vedere poi come continuare. Ho fatto le 14 maglie alte, quindi catenella di separazione, andiamo a fare il nostro terzo angolo, salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, catenella di separazione. Adesso dobbiamo fare la seconda manica, quindi torno a fare 7 maglie alte, 9 per una taglia M, 11 per una taglia LXL, quindi salto una catenella e vado a fare maglia alta, catenella, salto una catenella e vado a fare la maglia alta, quindi 2, 3, catenella, salto una catenella, 4, catenella, salto una catenella, 5, catenella, salto una catenella, 6,
catenella, salto una catenella, 7 catenella di separazione. Andiamo a fare il nostro quarto e ultimo angolo, quindi salto una catenella e vado a fare maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, catenella di separazione. Adesso devo andare a fare le mie 14 maglie alte, 16 per una taglia M, 19 16 e 18 per una taglia L e XL, e poi vi faccio vedere come terminare e iniziare il secondo giro. Quindi sto terminando il mio primo giro, ho fatto le mie 14 maglie alte, la catenella, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro, entro nell'archetto con una maglia bassissima e poi vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, rientro, maglia bassa. Abbiamo fatto così il nostro primo angolo. Catenella di separazione, vado nell'archetto di una catenella e vado a fare una maglia bassa, catenella di separazione, archetto successivo, maglia bassa, catenella, archetto successivo, maglia bassa, catenella, archetto successivo, maglia bassa. Devo fare quindi questo per tutto il lato, quindi maglia bassa in ogni archetto, catenella, maglia bassa, catenella, archetto successivo, maglia bassa, catenella, archetto successivo, maglia bassa, catenella, e mi trovo dove ho il secondo angolo. Vado nell'angolo, quindi nell'archetto del ventaglio, e vado a fare maglia bassa, 2 catenelle, rientro, maglia bassa, catenella, e si ricomincia da capo. Vado nell'archetto, maglia bassa, catenella, archetto successivo, maglia bassa, catenella, archetto successivo, maglia bassa, e devo continuare così quindi per tutto il lato. Vado veloce così vi faccio rivedere come fare l'angolo. Quindi maglia bassa, catenella, maglia bassa, catenella, maglia bassa, catenella, fino ad arrivare appunto a dove abbiamo il nostro angolo successivo. Sono quasi arrivata, così vi faccio rivedere l'angolo. Eccomi qua. Quindi catenella, vado nell'archetto dell'angolo e vado a fare maglia bassa, 2 catenelle, rientro, maglia bassa, catenelle, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio secondo giro. Vi farò vedere quindi come terminare il secondo giro ed iniziare poi il primo. Quindi sto terminando anche il secondo giro, ho fatto la maglia bassa e mi ritrovo di nuovo dove ho la maglia, l'inizio del giro, quindi vado dove ho la maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima. Dobbiamo ricominciare a fare il primo giro, quindi entro nell'archetto di 2 catenelle, vado a fare una maglia bassa, prima una maglia bassissima e poi una maglia bassa e 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, rientro, una maglia alta, catenella di separazione. Adesso vado a fare di nuovo il gruppo di maglie alte, quindi vado nell'archetto di una catenella e vado a fare una maglia alta, catenella, archetto successivo, maglia alta, catenella, archetto successivo, maglia alta, e continuo così per tutto il lato, quindi maglia alta nell'archetto, catenella di separazione, maglia alta nell'archetto, catenella di separazione, e devo fare questo come vi ho detto fino ad arrivare al lato, scusatemi, all'angolo, e nell'angolo vi faccio vedere di nuovo come andare a fare il nostro angolo. Quindi maglia alta, catenella, entro nell'archetto prima dell'angolo e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, entro nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare il nostro angolo, maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, catenella, e si ricomincia da capo andando a fare maglia alta nell'archetto, e devo continuare quindi così per tutto il giro. Quindi questi sono i 2 giri che dobbiamo ripetere, il giro con le maglie alte e il giro con le maglie basse, ed è la parte forata della nostra lavorazione. Ricordatevi sempre che quando siete nell'angolo e andate a fare le maglie basse, le catenelle dell'angolo devono essere 2, mentre quando andate a fare l'angolo nel giro con le maglie alte, la catenella deve essere una sola, e si alternano questi 2 giri. Io torno adesso con la lavorazione vera e propria per farvi sapere quante sono andate volte ho ripetuto questi 2 giri, e poi come andare a fare invece la parte più chiusa della lavorazione rispetto alla parte che stiamo lavorando adesso.
Allora, ho ripetuto i 2 giri per 8 volte, non devo ancora mettere i marcapunti e devo allargare ancora un po', però voglio andare a cambiare il punto per avere un punto più coprente sulla parte del seno. Quindi adesso che ho fatto il secondo giro, quello delle maglie basse, vi faccio vedere il giro da andare a fare e passiamo a lavorare tutte maglie alte, non facciamo più la catenella di separazione, e quindi vado sempre all'interno e vado a fare la mia maglia bassa e le 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta, e poi vado a lavorare una maglia alta dove ho la maglia bassa, una maglia alta nell'archetto. Quindi io questa volta ho lavorato anche nella maglia bassa che ho del ventaglio dell'angolo, e vado a lavorare così per tutto il giro. Quindi maglia bassa, maglia alta dove ho la maglia bassa, maglia alta nell'archetto. Questo mi permetterà di allargare ulteriormente la lavorazione e continuo a lavorare così fino ad arrivare al secondo angolo, così vi faccio vedere appunto come lavorare questo giro anche nell'angolo. Per adesso procederò a lavorare una maglia alta dove ogni maglia bassa e una maglia alta in ogni archetto. Quindi sono arrivata al mio secondo angolo e vado a fare maglia alta sopra la maglia bassa dell'angolo, maglia alta, catenella e maglia alta all'interno dell'archetto di 2 catenelle, e poi vado a lavorare una maglia alta dove ho la mia maglia bassa sempre dell'angolo, e poi torno a lavorare normalmente. Quindi maglia alta in ogni archetto, maglia alta sopra ogni maglia bassa, e vado a fare questo per tutto il giro. Terminato il giro vi farò vedere il secondo giro che andiamo a realizzare, e poi io sicuramente dopo dovrò mettere i marcapunti, mentre mi raccomando per le taglie più grandi poi continuate a lavorare fino a che non dovete mettere i marcapunti. Io continuo a lavorare questo giro, terminato questo giro vi farò vedere appunto il secondo giro da andare a realizzare. Ho finendo quindi il giro dove ho fatto tutte maglie alte, devo andare a terminare, quindi vado sempre a fare una maglia alta sopra la maglia bassa dell'angolo, quindi del ventaglio, e una maglia alta nell'archetto di 2 catenelle. Vado a fare una catenella e chiudo il giro entrando nella seconda catenella e facendo una maglia bassa. Adesso devo tornare a fare il giro delle maglie basse, entro dentro e vado a fare una maglia bassa, però a differenza di prima vado nella maglia alta del ventaglio, quindi dell'angolo, e vado a fare una maglia bassa, catenella di separazione. Adesso invece procedo a lavorare come ho sempre lavorato, quindi salto una maglia alta, entro nella successiva e vado a fare una maglia bassa, catenella, salto una maglia alta, entro nella successiva e vado a fare una maglia bassa, catenella, salto una maglia, entro nella successiva e maglia bassa. Continuo a lavorare in questa maniera fino ad arrivare all'angolo successivo, e vi farò vedere come andare a fare di nuovo l'angolo, e poi dovremo fare quello per tutto il nostro giro, quindi ripetere poi la solita cosa per tutto il giro. Quindi io continuo a lavorare, mi raccomando, quando andate a fare la maglia alta, la maglia bassa, non entrate solo sulle prime 2 fili, ma entrate bene nella maglia alta, quindi prendendo quella, anche quello più in basso. Questo vi permetterà di avere una lavorazione più lineare, quindi non vedrete che quando poi andremo a lavorare il corpo della maglia la lavorazione di inizio e fine giro tende a spostarsi. Sto arrivando, quindi sono arrivata quindi al mio angolo, quindi vado a fare la catenella di separazione, salto una maglia, entro nella maglia del ventaglio dell'angolo, vado a fare una maglia bassa, entro nell'archetto e vado a fare maglia bassa, 2 catenelle, rientro maglia bassa, e poi nuovamente maglia bassa nella maglia alta del ventaglio dell'angolo, catenella, e si torna a lavorare normalmente. Quindi si salta una maglia e si va a fare una maglia bassa, catenella, si salta una maglia, si entra nella successiva maglia bassa, e si continua così per tutto il giro. Ora io non so se poi dovrò ripetere di nuovo il giro di maglie alte o se posso andare direttamente poi a mettere il marcapunti. Io adesso finirò il mio giro e vedrò, metterò il marcapunti, vedrò se sotto le braccia mi stringe o se va bene, quindi posso procedere a fare il corpo del nostro vestito. Altrimenti, se devo fare i giri, vi dirò quanti giri sono andata a fare, ma io penso che posso già mettere il marcapunti, per una taglia ML poi vi dirò secondo me quante dovete andare a giri fare di più rispetto a me.
Allora alla fine io ho ripetuto un'altra volta i due giri, quindi il giro di maglie alte e il giro di maglie basse. Vi ricordo sempre che nell'angolo va fatta la maglia alta e la maglia bassa sia sopra ogni maglia alta e maglia bassa di ogni angolo, quindi del ventaglio dell'angolo, e per me va più che bene. Io direi che per una taglia M dovete andare a ripetere i due giri per 3 volte invece che per 2, taglia L 4 volte, XL taglia 5 volte. Detto ciò, ho messo quindi i marcapunti mettendo gli angoli avanti e indietro, e adesso possiamo andare a lavorare il corpo della maglia. Io lavorerò sempre facendo i due giri, quindi maglia alta e giro di maglia alta e giro di maglia alta alternata una catenella, però lavorerò così fino a sotto al seno. Sulla vita penso che tornerò a fare maglia alta, catenella, maglia alta, quindi riprenderò i due giri che abbiamo fatto qui nella parte superiore della maglia e del vestito, e poi tornerò a lavorare sempre con invece il punto più chiuso per la parte della sotto della gonna. Devo ancora ben decidere, naturalmente vi dirò tutto ogni dopo quanto giri sono andata a riprendere con gli altri due, se l'ho fatto, se non l'ho rifatto. Vi ridico adesso quindi come andiamo a lavorare il nostro giro di maglie alte per poter chiudere la lavorazione in maniera molto semplice, perché andiamo solamente a fare all'interno, qui io tolgo già il mio marcapunti, quindi entro nell'archetto del ventaglio dell'angolo sia avanti che dietro e vado a fare una maglia bassa e 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, e poi vado a lavorare una maglia alta sopra ogni maglia bassa, una maglia alta in ogni archetto di una catenella, e vado a lavorare così fino ad arrivare al secondo marcapunti, e anche lì vi farò rivedere come passare dalla parte dietro alla parte avanti. Per andare a fare il secondo giro, mi raccomando, prima di chiudere il giro contatevi le maglie alte, dovete avere un numero pari in modo tale che nel secondo giro, quando andiamo a fare maglia bassa, catenella, quindi si salta una maglia alta e si fa di nuovo la maglia bassa, abbiamo bisogno appunto di un numero pari di maglie alte. Quindi prima di chiudere poi il giro contate attentamente per essere sicuri di questi. Quando andremo a fare gli aumenti, quindi mi raccomando, dobbiamo aumentare non di una maglia al lato ma di 2, perché se aumentiamo solo di una maglia al lato qua e lato qui, poi non ci troviamo con il fatto di dover fare maglia bassa, catenella, maglia bassa. Quindi mi raccomando, lateralmente andate ad aumentare 2 maglie alte, quindi dove avete una maglia alta ne fate 3 lateralmente, quindi in questa maglia laterale qui invece di fare 2 maglie ne fate 3 all'interno della stessa maglia o all'interno del stesso archetto, in questo caso maglia bassa. Quindi diciamo che quando dovete andare a fare gli aumenti, stiamo lavorando appunto con le maglie alte, dobbiamo andare a fare lateralmente non l'aumento di una maglia ma 2, quindi o sopra la maglia bassa andate a fare 3 maglie alte, o nell'archetto di una catenella andate a fare 3 maglie alte invece che una, sia a destra che naturalmente a sinistra. Io adesso comunque continuo a lavorare per arrivare al secondo marcapunti e farvi vedere appunto come passare dalla parte dietro alla parte di nuovo avanti. Allora, sto arrivando al secondo marcapunti, ho fatto la maglia alta sopra la maglia bassa, faccio la maglia alta sopra la maglia bassa del ventaglio, entro sia nel ventaglio del dietro, scusate, non nel ventaglio, sia nell'archetto del dietro che nell'archetto del davanti, e vado a fare in questo caso direttamente la mia maglia alta, e poi vado a lavorare nella maglia bassa del ventaglio e torno a lavorare una maglia alta sopra ogni maglia bassa, una maglia alta in ogni archetto di una catenella, e continuo quindi a lavorare questi 2 giri. Io vorrei arrivare fin sotto al seno e poi vi dirò se in vita sono andata a lavorare di nuovo i 2 giri iniziali, vi dirò se ho fatto degli aumenti e quando li ho fatti, ma se faccio degli aumenti sicuramente li farò direttamente quando vado a lavorare sotto la vita, quindi per i fianchi, per fare la gonna più morbida e larga. Quindi io continuo a lavorare, naturalmente poi vi darò tutte le indicazioni. Ricordatevi solo di andare a contare le maglie alte per essere sicura di avere un numero scusate, pari, multiplo di 2, per poter fare poi il giro di maglia bassa separata da una catenella.
Ho terminato di fare il vestito, alla fine ho deciso di continuare a fare sempre solo i 2 giri di punto chiuso, quindi non ho fatto anche il punto forato, e vi dico che io gli aumenti laterali, quindi facendo 3 maglie alte nella stessa archetto di una catenella, l'ho fatto al 20esimo, al 23esimo e al 28esimo giro, quindi ho fatto un aumento di 3 aumenti in totale per poter avere la parte di sotto più larga, però non a ventaglio, cioè non larga come facciamo solitamente, perché il vestito comunque resta a tubino, però l'ho fatta più morbida. Voi naturalmente potete fare molti più aumenti rispetto a me e fare quindi la gonna più larga. Detto ciò, quindi anche questa creazione è terminata.